Disegnare un fumetto è una cosa relativamente facile se si è comunque dei bravi disegnatori, dei bravi fumettisti, ma un conto è disegnare un fumetto per il web, quindi come possono essere delle strip comics che noi possiamo mettere sul nostro canale Instagram, Facebook e così via. Un altro è preparare un fumetto da stampare, quindi un qualcosa che poi ci servirà in fase di stampa. Quello è tutto un altro paio di maniche. Oggi parleremo proprio di questo, di quali sono le regole essenziali da seguire quando si deve impaginare un qualcosa per la stampa, in particolare un fumetto per la stampa, e vi farò anche un pochino vedere come farlo, quindi con che programma. Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fumettista umoristica e una graphic designer. In quanto graphic designer ho avuto spesso la possibilità e l'esigenza di dover impaginare roba, che sia un libro, che sia una rivista, che sia appunto un fumetto. Quindi appunto ho avuto la possibilità di imparare sul campo questa specifica cosa che mi ha permesso poi di avere delle agevolazioni anche per il mio secondo lavoro, ovvero il lavoro di fumettista. Partiamo dal presupposto che di norma un fumettista, soprattutto quando pubblica un fumetto con una casa editrice, non ha bisogno di impaginarlo personalmente, perché comunque ci sarà un grafico specializzato all'interno della casa editrice che ci darà delle regole da seguire, quindi ci darà per esempio una grandezza della pagina e magari eventuali linee che dobbiamo tenere in considerazione da non superare con i nostri disegni, quindi possono essere la linea di taglio che dovremmo superare invece nel caso in cui volessimo fare un disegno a tutta pagina, quindi a pagina al vivo, e in quel caso quindi noi dovremmo soltanto preoccuparci di preparare le nostre tavole con le misure che la casa editrice ci ha fornito, quindi per esempio ok, devi fare le tue tavole in formato A4 ma lasciando 2 cm di margine su tutti e 4 i lati. Per esempio, noi dovremmo solo preparare le nostre tavole in questo modo, poi inviargliele singolarmente e ci penserà il grafico della casa editrice ad impaginarle. Tutt'altra storia invece è l'autoproduzione, perché lì dobbiamo essere noi effettivamente ad avere qualche conoscenza in più sulla stampa e sull'impaginazione, dato che dovremo fare praticamente tutto noi, a meno che non ci sia effettivamente qualcuno che ci aiuta. Non si può mai sapere. Partiamo subito. Allora, questo qui è un fumetto a cui ho partecipato con altri artisti, si chiama Sangue, Tette e Gattini, lo so, è un titolo bellissimo. Lo prenderemo come esempio per parlare appunto dell'impaginazione. E qui ce l'ho, mi faccio pure una marchetta. La prima cosa da tenere in considerazione quando si va a stampare un fumetto è banalmente il colore. Volendo possiamo farci un video apposito, ma sicuramente saprete già, se non lo sapete scrivetemelo nei commenti, così magari vi risponderò, che ovviamente web e stampa hanno dei colori molto diversi. La stampa tende sempre a rendere i colori molto più spenti, mentre quando si crea qualcosa per il web i colori sono accesi, sono fluo, sono super mega belli, poi vai a stampare e piangi. Quindi ovviamente prima regola in assoluto è fare sempre una prova di stampa. Come metodo di colorazione dovete scegliere CMYK, è quello che vi viene richiesto quando aprite un qualsiasi file di grafica. RGB è il metodo di colorazione per il web, CMYK è il metodo di colorazione per la stampa. Questa cosa è estremamente importante perché vi consente di lavorare già con i colori verosimili a quelli che vi usciranno poi in fase di stampa, quindi eviterete di avere troppe sorprese. In generale, se comunque siete abituati a lavorare in RGB va bene, ma ricordatevi sempre poi di convertire in CMYK quando andrete poi ad inviare i file al grafico che si deve occupare dell'impaginazione. Poi in generale quando scegliete dei colori cercate di sceglierli sempre abbastanza chiari, abbastanza brillanti, perché la stampa aggiunge nero quello che voi fate, quindi se voi avete un colore che già di per sé tende al nero, sappiate che comunque poi in stampa
stampa sarà ancora più scuro di quello che voi vedete sullo schermo, quando insomma voi avete davanti la vostra tabella dei colori, no? Immaginatevela con ciano, magenta, Y, K è il nero, perfetto, il K sempre a 0. Se tenete il K sempre a 0 siete sicuri, non al 100% ovviamente perché le sorprese ci possono sempre essere, ma siete abbastanza sicuri del fatto che la vostra tavola non uscirà troppo scura. Poi, come si contano le pagine di un libro? Anche questo è abbastanza importante da tenere in considerazione, soprattutto quando magari lavorate anche con una casa editrice. Perché? Perché dovete contare tutte le pagine, quindi questa qui è la pagina 1, non è solo la copertina, questa è pagina 1, questa è pagina 2, pagina 3, 4, 5 e così via. Quindi la prima pagina del vostro fumetto, che in questo caso è per esempio questa qui, no? Con la prefazione diciamo del fumetto, non è pagina 1, sarà pagina 5 per esempio, pagina 4. La copertina però di solito viene data con un file separato rispetto al resto del libro, su cui appunto dovrete calcolare anche le pagine bianche quando impaginate qualcosa. Non potete soltanto prendere e mettere in ordine le vostre tavole di fumetto, dovete fare questo calcolo, come vi ho fatto vedere, da pagina 1 a pagina 200-2000 e decidere quali saranno le pagine bianche, da dove partirà il fumetto, dove sarà questa tavola, dove sarà quest'altra tavola. Per aiutarvi, io in realtà per esempio faccio una cosa molto banale, ovvero prendo dei fogli di carta, me li ritaglio, me li piego e mi faccio diciamo un piccolo libricino, in questo modo qui proprio semplice, che mi aiuta a farmi un'idea di quello che sarà il prodotto finale. Quindi io poi su ogni pagina appunto il numero e mi dico ok, che cos'è questa? Allora pagina 1 sarà la copertina, la pagina 2 sarà bianca, pagina bianca, poi pagina 3 magari sarà ancora bianca, pagina 4 ci mettiamo qualcosa, ci mettiamo per esempio la prima tavola se voglio far partire le tavole da sinistra, se le voglio far partire da destra allora sarà la prima pagina, pagina 5. La copertina ovviamente di solito viene stampata in maniera diversa rispetto al resto del libro, avrà una grammatura differente, un peso differente, quindi di solito il file della copertina viene mandato separatamente rispetto al file con tutte quante le nostre pagine, tra cui pagine bianche e pagine con le nostre tavole. Se questa cosa la stiamo facendo da soli, quindi se stiamo facendo un'autoproduzione, ovviamente dobbiamo crearci noi tutto l'intero file con pagine bianche, tavole e così via. Ma anche nel caso in cui dovessimo lavorare con un grafico, dovremmo comunque fare questo lavoro e dargli perlomeno un file o anche, non so, qualcosa come questo che vi faccia capire dove vogliamo il bianco e dove no. Quindi anche semplicemente uno schizzo in cui ci mettiamo di santa pazienza, scriviamo i numeri delle pagine e gli facciamo capire dove va la copertina, dove va il bianco, da dove parte il fumetto e così via. E ovviamente poi quando andiamo ad impaginare teniamo in considerazione da dove far partire il nostro fumetto, perché questo ci aiuterà magari a dare dei colpi di scena, cioè se c'è una scena particolarmente forte è molto meglio farla comparire sulla sinistra in modo che il lettore giri la pagina e se la ritrovi così, piuttosto che lasciarla a destra e far già vedere al lettore quale sarà il colpo di scena mentre sta leggendo ancora la parte precedente. Ora passiamo invece al programma. Il programma per eccellenza ovviamente è InDesign, che purtroppo è un programma a pagamento. Lo so, è un programma Adobe a pagamento, purtroppo io personalmente ho sempre usato quello perché comunque è un programma fatto apposta, sicuramente ce ne sono altri che permettono di fare la stessa cosa, magari anche gratuiti, io purtroppo non li conosco, ma se li conoscete magari scriveteli nei commenti, così potreste effettivamente aiutare sia me che altre persone a trovarli. Noi però adesso in questo tutorial utilizzeremo InDesign, quindi se ce l'avete bene, se non ce l'avete vediamo se troviamo magari qualche programma gratuito nei commenti. Ok, allora siamo all'interno del nostro programma, ovviamente nuovo file, ci darà tante opzioni, questa è praticamente la scelta del nostro formato, quindi quanto sarà grande la pagina su cui andremo ad impaginare e poi a stampare. Ci sono ovviamente dei formati
predefiniti, quindi se mettete su stampa sicuramente ci sarà la 4, che ovviamente è il formato proprio per eccellenza, il più semplice che ci sia, ma chiaramente potete anche creare delle impaginazioni web, per esempio se dovete fare delle presentazioni, qualsiasi cosa. Io uso sempre InDesign, non uso mai PowerPoint, ormai ce l'ho, cioè perché lo sprechiamo? In questo caso vorrei fare un formato quadrato, perché andrò a impaginare quelli che sono i miei webcomic, quindi li impagino per un'eventuale stampa. Posso decidere tranquillamente quale sarà la mia dimensione, magari mettiamolo in centimetri, e per esempio potrebbero essere 20 cm per 20, perché no? Quante pagine ci saranno? Possiamo decidere un numero di pagine, poi ovviamente si potranno sempre aggiungere o togliere, perciò non vi preoccupate di questa cosa, potete sempre modificare in corso d'opera. In questo caso per esempio mettiamo 10 pagine, vabbè, la pagina iniziale ovviamente è pagina 1, possiamo decidere se ci sono delle colonne. Questo ci può aiutare per esempio nell'impaginazione dei libri. Quando vogliamo fare un'impaginazione a più colonne all'interno del quale ci saranno dei testi, quindi possiamo decidere se c'è 1, 2, 3 colonne e ci metterà in automatico dei righelli che poi ovviamente in stampa risulteranno invisibili, ci servono solo in fase di impaginazione, e possiamo anche decidere qual è lo spazio che ci sarà tra queste colonne. Questa è una cosa veramente molto molto utile. In questo caso, essendo un fumetto, non mi servono colonne, quindi metto semplicemente colonne 1 e possiamo impostare anche proprio quelli che sono i margini della nostra immagine, cioè della nostra pagina. Quindi per esempio abbiamo detto all'inizio che se lavoriamo con un editore probabilmente ci darà delle dimensioni e ci dirà già quali sono i margini all'interno dei quali dobbiamo fare in modo di stare con i nostri disegni per non avere problemi in fase di taglio. A quel punto possiamo direttamente impostare quello che ci dice l'editore. Se invece dobbiamo autoprodurre e quindi non abbiamo effettivamente idea di quali siano le dimensioni precise, dovremmo purtroppo seguire un po' il nostro istinto, però di norma sì, è sempre meglio stare più lontani possibili dai margini, magari 1,5 centimetri, 2, non è male se ci riuscite. Ovviamente considerate sempre che poi potrebbero esserci delle pagine al vivo, ovvero che non hanno margini bianchi ma prendono tutta la superficie, in quel caso ignorerete semplicemente la vostra griglia. Quando siete pronti, premete crea. Eccoci qua, siamo all'interno del nostro file. Ah, ho sbagliato. Vabbè, ho messo un file web, avrei dovuto mettere un file per la stampa, ma non importa. Praticamente quando create un file per il web vi dà tutte le pagine separate, mentre quando lo create per la stampa ve le mette ovviamente vicine, in modo che voi possiate vedere qual è la pagina di destra e qual è la pagina di sinistra. Ma magari a questo punto proviamo ad aggiustare questa cosa, così almeno così almeno vedete tutto fatto bene. Andiamo direttamente su stampa, in questo caso 2 metri, sì 2 metri, 2 centimetri, quindi 200 mm. Ecco qua, vedete? Adesso è effettivamente un file per la stampa perché vi mostra pagina di destra e pagina di sinistra. Chiudiamo l'altro file. Allora, come si fa ad inserire all'interno di queste pagine la nostra tavola di fumetto? Dobbiamo cliccare su questo quadrato qui, che non è appunto lo strumento rettangolo, ma è quello subito sopra con la X all'interno, strumento cornice rettangolare, e creiamo appunto il nostro quadrato all'interno del foglio. Poi apriamo le nostre tavole di fumetto, prendiamone una e trasciniamola semplicemente all'interno del quadrato. Come vedete è una tavola molto grande, quindi andrà a sbordare, ma io cosa faccio? Prendo la freccia iniziale, quella nera, clicco su questo cerchio che si crea al centro, tasto destro, adatta, riempi cornice proporzionalmente, e in questo modo mi ha già riempito la cornice con la mia tavola, stando all'interno della selezione che io ho fatto, quindi del quadrato iniziale che io ho creato. Ovviamente poi posso sempre cambiare questo tipo di dimensione sulla base di quello che voglio fare, quindi per esempio io ovviamente in questa tavola avevo già calcolato i bordi bianchi, perciò potrei a questo punto ingrandirla. Ripremo sempre sul cerchio centrale e vado ad ingrandire, ovviamente tenendo premuto Shift perché altrimenti si distorce tutta la nostra immagine. Vado ad ingrandire finché non decido che ok, questa è la dimensione che voglio ottenere.
A questo punto se io mi copio e incollo, quindi CTRL C, CTRL V, il mio quadrato, mi darà sempre la stessa dimensione. Quindi se io vado ad inserire un'altra tavola, quindi tavola 2, mi avrà mantenuto la stessa dimensione della tavola 1, quindi io non devo andare a ridimensionarla di nuovo. Perciò è bene effettivamente fare in questo modo, continuare a copiare e incollare le impostazioni che già mi piacciono e aggiungere nuove tavole. Ed ecco qua abbiamo tavola 1, tavola 2, tavola 3. Poi a questo punto che cos'altro potrei voler inserire? Ovviamente potrei voler inserire magari un titolo, oppure potrei voler inserire una numerazione delle pagine. Prendo sempre il mio quadrato con la X all'interno, decido dove voglio mettere per esempio il numero delle pagine, potrebbe stare qui di lato, prendo ovviamente lo strumento testo, clicco all'interno del mio quadrato e scrivo per esempio 001, che è la numerazione della mia pagina, e poi selezionandolo posso andare qui di lato a cambiare tutte le mie impostazioni, quindi posso decidere quale sarà il font, dovrebbe essere in elvetica, quale sarà la dimensione, 13, 14 punti, ricordatevi sempre che il minimo è 8 punti, cioè se andate più in basso dell'8 diventa una cosa difficilissima da leggere. Questa anche è una cosa importantissima, fate sempre una prova di stampa anche per questo motivo, per verificare che si legga tutto perfettamente. Posso decidere appunto come giustificare il mio testo, in questo caso giustificato a sinistra, posso metterlo al centro, a destra. Potremmo per esempio mettere sulla pagina di sinistra, giustificato a sinistra, lo metto a destra sulla pagina di destra e in questo caso giustificherò a destra. Ovviamente queste griglie possono dare fastidio, diciamo, ci servono in fase di lavorazione, ma se volessimo vedere quale può essere, qual è diciamo il risultato finale sulla base di quello che stiamo facendo, allora andiamo su visualizza, modalità schermo, anteprima. In questo modo vediamo le nostre pagine senza la griglia. Semplicemente una volta finito, ovviamente andremo ad esportare in PDF, daremo il nome, decideremo dove salvarlo. Dopo aver fatto tutto questo, ovviamente andate in stampa e questo qui è il risultato finito. Eccolo qua, Meritto il Succubus stampato finalmente con tutte le pagine all'interno e una piccola numerazione. Sono stata abbastanza minimal, non mi serviva nient'altro, non mi servono titoli, non mi serve nulla perché compaiono cose sullo schermo, ok? Comunque siamo giunti alla conclusione anche di questo video, spero che vi sia piaciuto, che sia stato abbastanza utile. Io purtroppo non sono ancora brava con queste cose di YouTube, quindi arranco un pochino. Qualsiasi cosa, ovviamente, se volete insultarmi o chiedermi qualcosa oppure dirmi ma sì dai, sei andata bene, scrivetelo nei commenti, lasciatemi like e ciao!